Ciao ragazzi, sono Stefano e oggi iniziamo un nuovo viaggio in un mondo fantasy fatto di maghi, magia, orchi, ma soprattutto zombie. Oggi dipingiamo insieme tutti gli eroi di Zombicide Green Horde, dopo la sigla. In questo primo video ci occuperemo di Ralph, il guerriero barbaro. Ho deciso di utilizzare uno stile molto cartunesco per queste miniature. Partendo da un primer nero andremo a colorare le miniature accentuando molto il contrasto. Questo per definire di più le ombre e ambientare così le nostre miniature in un mondo fatto di dungeon e oscurità che ben si adatta a Zombicide Green Horde. Questa serie di video è dedicata a tutti gli amici del gruppo Facebook Zombicide Italia, che ho avviato personalmente per gioco qualche anno fa, ma che con il tempo e la passione di tanti membri attivi è diventato un punto di riferimento per tutti i giocatori di questo avvincente board game. Se sei un giocatore appassionato di Zombicide, non esitare ad iscriverti, troverai qui consigli e materiale custom da utilizzare nel tuo gruppo di gioco, e vale per tutte e tre le versioni. Come sempre, prima di iniziare ho dato una bella pulita alla miniatura. Le miniature di Zombicide presentano sempre qualche imperfezione, meglio dare una pulita con bisturi e lime. Come già detto, per queste miniature useremo un primer nero, ho usato quello della Vallejo con aerografo. Quindi sono passati i colori di base che per questa miniatura si limitano a poco più di una serie di marroni. Per l'incarnato ho usato una base molto scura, mescolando del Dryad Bark con del Conred, due colori Citadel, diciamo 70-30. Non l'ho steso uniformemente su tutto il busto, ma piuttosto sono andato a lasciare in nero le parti più interne come le pieghe tra un addominale e l'altro. Il pennello utilizzato è un Citadel Layer XS. Buono ma non eccelso, va manutenuto bene per durare a lungo, tutto sommato fa il suo dovere, visto anche il prezzo decisamente più basso rispetto ai pennelli di marche più prestigiose. Per il gonnello ho usato un Conred, che era già presente sulla mia wet palette, mi sono però limitato a darlo sulle zone più esterne, lasciando in nero all'interno, proprio per creare quel contrasto tra luce e ombre che volevo ottenere. Sono passato poi a colorare le parti in pelle, dando un paio di mani di Morphan Brown al gonnellino e ai bracciali. Per le parti in metallo, come borchie e spada, ho utilizzato LED Belcher, che è un metallizzato scuro. Come avrai notato sto utilizzando basi molto scure, questo favorirà il contrasto in fase di highlighting quando andremo a lumeggiare le parti più esposte alla luce con colori più chiari. Devo dire che non sono molto soddisfatto di come abbia sfumato questo incarnato, l'effetto contrasto è piacevole perché marca di più le ombre, ma mi ha reso difficile sfumare i colori. A volte succede che alcuni colori riesci a sfumarli più facilmente, altri meno. Bene, se sei arrivato fino a qui il video poi non è così male. Se ti sta piacendo ti invito ad iscriverti al canale, a mettere un mi piace al video e a cliccare sulla campanella in modo da rimanere aggiornato sui prossimi video che riguarderanno tutti gli eroi di Green Horde. Adesso torniamo al video. A me per esempio riesce molto più facile realizzare dei gradienti di rosso, come per il telo tra le gambe di Ralph. molto meno con i marroni quando si tratta di realizzare ossa o carni.
Tutto però è esperienza e in questo hobby è fondamentale. Niente ti farà progredire di più che pitturare nuove e diverse miniature. Ho iniziato dando lo shader prima alle parti più piccole, come stivali, gonnellino e bracciali. Per queste parti in cuoio non potevo che usare il classico Agrax Earthshade di Citadel. Usare lo shader ti aiuta anche a rendere più omogenee le sfumature di colore. Su tutto il resto della miniatura, essendo essenzialmente perle, ho usato Rakeland Flash Shade, sempre di Citadel. Uso molto spesso questo shader per i volti e le muscolature, è veramente efficace. Per gli ultimi dettagli ho usato del Null Oil, ad esempio sulla lama della spada e dei pugnali. Per tentare di catturare lo sguardo di chi guarderà Ralph ho cercato di lumeggiare la parte più alta della miniatura, ovvero il busto e il volto, utilizzando diversi strati sottili e più chiari. In questo modo spalle, volto e bicipiti risulteranno più chiari rispetto alle gambe e all'addome, dando luce dove vogliamo che si concentri l'attenzione di chi guarderà la miniatura. Ho usato una versione più chiara di Tarlan Flash, già usato per l'incarnato, a cui ho poi aggiunto progressivamente del Lungor Flash per schiarire e diversificare le tonalità. Tarlan Flash è un vecchio colore Citadel, non credo sia ancora in commercio, ma un qualunque color carne andrà bene lo stesso. Per completare la miniatura ho aggiunto qualche dettaglio alle parti in oro e gli occhi. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, se non l'hai già fatto iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici per aiutarmi a farlo crescere. Ci vediamo alla prossima e la prossima miniatura è Megan. Ciao!